Ciao a tutti ragazzi, io sono Umberto e ben ritrovati in questo mio nuovo video. Oggi voglio parlarvi ormai purtroppo della famosa Chiara Petrolini, una madre di soli 22 anni che ha tolto la vita ai suoi due piccoli appena partoriti. Ma prima di cominciare ragazzi, come sempre mi raccomando, vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare tutte le campanelline e di commentare. Ma diamo il via a questa inquietante storia. Una madre giovane, molto giovane, di soli 22 anni, ovvero Chiara Petrolini, si è trovata al centro di una storia che ha sconvolto Traversetolo in provincia di Parma. Tutta la sua storia emerge in un contesto drammatico. Infatti, dopo aver partorito, ha tolto la vita e seppellito i suoi due piccoli nel giardino di casa sua. Questo fatto di cronaca, ragazzi, riporta alla luce dei dettagli davvero inquietanti di un crimine commesso da una persona con una personalità molto fredda e distaccata. Secondo le dichiarazioni del GIP Luca D'Agostini, che tra l'altro ha anche disposto gli arresti domiciliari per la madre, l'atteggiamento di Chiara rappresenta a tutti gli effetti un disprezzo completo per la vita. Le indagini hanno subito svelato un quadro molto preoccupante. La ragazza, infatti, dopo aver compiuto tali atti, ha continuato a condurre una vita normale, senza alcun tipo di segno visibile di rimorso. Le sue azioni e le sue reazioni sono state giudicate sorprendenti ma soprattutto inaspettate, rivelando una totale mancanza di empatia e responsabilità. Dopo aver seppellito il secondo piccolo è emerso che Chiara, oltre ad essere andata dall'estetista, ha passato anche una serata in discoteca, dichiarando poi successivamente di sentirsi serena. Questo comportamento ha sollevato tantissimi interrogativi su come una persona possa passare sopra ad eventi così tragici senza alcun tipo di dolore, di rimorso. La vicenda di Chiara non ha solo scosso tutta la comunità di Traversetolo, ma ha anche sollevato moltissime domande su come si possa fare, ma soprattutto cosa possa portare una giovane madre a compiere gesti così ignobili. La freddezza di Chiara e la sua apparente indifferenza verso la vita umana mettono in luce un problema davvero profondo, che merita davvero molta attenzione, ma soprattutto che merita di essere studiato davvero. Gli investigatori che si stanno occupando del caso starebbero indagando inoltre su delle voci di una possibile violenza sessuale subita appunto dalla madre. Questo fatto in teoria sarebbe avvenuto pochi mesi prima che questa ragazza rimanesse incinta. Ma qua raga sorge spontanea una domanda. Come mai non è stata sporta alcun tipo di denuncia da parte della ragazza? Siamo davvero sicuri che sia andata così? Infatti gli investigatori stanno appunto cercando di verificare la veridicità di quanto dichiarato da questa ragazza. Però al momento, stando a quanto scrive il Corriere della Sera, non ci sarebbero riscontri di alcun tipo. In più non sarebbe nemmeno stato identificato un sospettato, anche se comunque tutte le voci riferiscono di un amico di Chiara. Le indagini sull'operato della giovane madre rilevano appunto, come ho detto prima, un quadro davvero agghiacciante di totale indifferenza e insensibilità da parte di Chiara. Infatti, nonostante la gravità delle sue azioni, Chiara ha continuato a vivere la sua vita normale, la sua normale routine, come se nulla fosse accaduto. Il suo comportamento dopo il ritrovamento dei due corpi ha suscitato un fortissimo sconcerto e incredulità. Particolarmente scioccante però è il fatto che dopo aver seppellito il secondo neonato, tutti questi eventi, ovvero il suo comportamento come se nulla fosse accaduto, si cozzano in modo drammatico con i crimini commessi. Infatti la freddezza dell'approccio di Chiara è confermato dal GIP, che ha descritto appunto la giovane come una persona incapace di provare rimorso e di dolore per le azioni che ha commesso.
Le sue reazioni, o meglio, la sua assenza di queste reazioni che una persona in teoria normale dovrebbe avere, pongono interrogativi inquietanti sulla sua psiche e al suo stato emotivo. Chiara infatti ha dimostrato una sorprendente capacità di distacco, come dimostrano le sue parole riferite alla madre poco dopo i delitti. Infatti, quando la mamma di Chiara le ha chiesto: "Ma come hai fatto?", sapete qual è stata la risposta di Chiara? "Come hai fatto te a partorirmi?". Raga, ho la pelle d'oca, credetemi. Infatti queste sono parole gelide che fanno emergere non solo la sua indifferenza, ma anche un profondissimo cinismo. Le parole del giudice, infatti, che hanno sottolineato il disprezzo della vita umana da parte di Chiara, accentuano il timore che la giovane madre possa rappresentare davvero una minaccia, ma non solo per se stessa, ma anche per gli altri. Infatti il suo atteggiamento e il comportamento così distaccato provocano una doccia fredda sul futuro e sulla possibilità di ripetersi nuovamente queste azioni. Le indagini a carico di Chiara Petrolini hanno rivelato una serie di menzogne riguardo ai fatti perpetrati sulle sue emozioni. Infatti, durante l'interrogatorio, Chiara ha cercato di giustificare queste sue azioni così ignobili, presentando un racconto che risulta davvero molto poco credibile. Infatti, questo suo atteggiamento, associato anche ad altri, ha sollevato moltissimi dubbi, soprattutto considerando la gravità delle sue azioni. Un episodio molto particolare però che ha attirato l'attenzione degli investigatori è avvenuto mentre la giovane si trovava in vacanza a New York. Quando le è stata comunicata la scoperta di questi due corpicini, Chiara, apparentemente incredula, ha dichiarato questo: "Ma chi può aver fatto una cosa del genere?". Questa dichiarazione ovviamente è stata interpretata non solo come una mancanza di autoconsapevolezza, ma anche come un tentativo di distaccarsi dalla realtà dei fatti e dalle gravissime responsabilità che cominciarono a pesare su di lei. Il GIP infatti ha messo in luce come Chiara abbia manifestato, appunto, come ho detto anche prima, un disprezzo della vita e una totale incapacità di assumersi la responsabilità delle sue azioni. Tutta questa freddezza con cui ha affrontato questa situazione e il tentativo di mascherare la verità con delle bugie portano gli esperti a temere un'ulteriore possibilità che questa ragazza continui ad avere atteggiamenti violenti. All'apparenza tutte le menzogne appunto raccontate da Chiara sembrano un tentativo disperato da difendersi da un giudizio palesemente per lei devastante. Tuttavia il giudice ha evidenziato come si tratti palesemente di una strategia fallimentare, in quanto tutte queste sue false dichiarazioni non fanno altro che peggiorare la sua credibilità. In particolare però la decisione del giudice di disporre gli arresti domiciliari senza braccialetto elettronico è stata giustificata dalla speranza che la convivenza in famiglia possa agire come deterrente. Tuttavia però la sua mancanza di pentimento e le sue azioni preoccupano moltissimo chi si occupa appunto delle indagini. La Procura di Parma si trova ora infatti ad affrontare un caso di una complessità impressionante, con preoccupazioni che superano addirittura i confini giuridici ed entrano in territori più inquietanti e psicologici. La decisione assunta per Chiara Petrolini di sottoporla agli arresti domiciliari ha suscitato non solo dibattiti legali, ma anche un acceso confronto sull'efficacia di tale misura per prevenire un ulteriore aggravamento del reato. La magistratura infatti è fermamente convinta che gli arresti domiciliari non possono essere sufficienti a garantire la sicurezza pubblica. Infatti la valutazione della procura sulla personalità di Chiara, caratterizzata sia da freddezza che indifferenza, possa rappresentare ancora altamente un serio pericolo. Le dichiarazioni del GIP, che evidenziano la gravità della situazione, hanno reso con estrema urgenza una rivalutazione della misura cautelare.
Gli inquirenti temono che una madre così giovane, con tali tratti psicologici, in mancanza di adeguate restrizioni, possa commettere delitti forse ancora più crudeli di quelli che ha fatto ora. La procura infatti sta considerando la possibilità di presentare un ricorso per chiedere il ripristino di misure più severe, con l'intenzione di limitare ulteriormente la libertà appunto di Chiara. Durante le audizioni il magistrato ha fatto emergere un timore profondo riguardo alle capacità della giovane di rimanere lucida di fronte ad un eventuale futuro addio alla maternità senza alcun tipo di segno di pentimento visibile. La convinzione che però Chiara possa ricorrere alla violenza, qualora ovviamente si trovi in una situazione da lei percepita come minacciosa, ha indotto a ritenere insufficiente una misura restrittiva così povera, così blanda. I medici legali e gli psicologi coinvolti nel caso stanno collaborando per valutare la competenza mentale di Chiara, cercando di comprendere le radici della sua totale e inspiegabile apparente freddezza. Ma ragazzi, arriviamo un attimino a parlare dell'analisi comportamentale, perché queste evidenziano un profondo disallineamento tra le norme sociali e le reazioni di Chiara stessa, ma anche l'urgenza di stabilire un percorso di intervento terapeutico che possa affrontare la sua situazione psichica. Questo fronte di indagine si intreccia con l'urgenza di preservare la sicurezza di tutta la comunità, ma non solo, ma anche delle future generazioni che potrebbero trovarsi proprio sotto la sua influenza. La vicenda di Chiara Petrolini però non può essere affrontata solamente l'atto cruento di togliere la vita a qualcuno, ma deve anche considerare i complessi fattori psicologici, ma non solo, ma anche quelli sociali, che potrebbero aver contribuito e alimentato un simile comportamento. La sua apparente indifferenza, infatti, nei confronti della vita umana, anche se per ora non esistono risposte purtroppo ancora definitive, è di vitale importanza esplorare tutti gli elementi che potrebbero aver davvero influito sulla sua psiche. Uno degli elementi fondamentali però da prendere in considerazione è il contesto sia familiare che quello sociale in cui Chiara è cresciuta. Infatti la sua relazione con la madre è stata segnata da molte tensioni, come appunto ha evidenziato con quella risposta gelida e impressionante nel momento in cui la madre le ha chiesto come aveva fatto. Tutti questi fattori, l'ambiente sociale, il modo in cui lei viveva, potrebbe aver creato un profondo senso di isolamento e mancanza di supporto. Tutti elementi che a loro volta possono contribuire a un disturbo dell'attaccamento, influenzando il modo in cui Chiara percepisce le relazioni e tutte le responsabilità legate alla maternità. Inoltre, il fatto che Chiara sembrasse aver pianificato la sua strategia per evitare la maternità suggerisce una preoccupazione molto preoccupante. La freddezza emotiva, infatti, dimostrata dalla giovane madre potrebbe tranquillamente riflettere una mancanza di empatia che spesso e volentieri è associata a traumi passati o a difficoltà nella regolazione delle proprie emozioni. La società contemporanea con cui noi tutti i giorni abbiamo a che fare, caratterizzata da molte pressioni che abbiamo tutti noi intorno, potrebbe aver giocato un ruolo negativo e aver creato un conflitto interiore nella mente di Chiara.
Tutte queste aspettative possono generare ansia, paura e portando addirittura una persona che magari non sta bene ad effettuare proprio scelte estreme, come ad esempio ha fatto Chiara, o comunque di liberarsi da ciò che potrebbe essere percepito come un forte ostacolo sia alla sua serenità sia alla sua libertà. L'assenza di un supporto adeguato durante la gravidanza e il parto, unita a una rete sociale carente, può rilevarsi appunto devastante per individui deboli come ad esempio Chiara. Ragazzi, se dovessero venire fuori altre informazioni, fatemelo sapere nei commenti, mi raccomando. Intanto io, come sempre, spero che questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto che sia stato utile e a capire soprattutto lo stato mentale di alcune persone. Ragazzi, io nel frattempo vi saluto e ci vediamo prestissimo. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, attivate tutte le campanelline e commentate. Noi appunto stavo dicendo che ci vediamo prestissimo al nostro prossimo video. Ciao a tutti raga e stay tuned.